Game begin. Spaventapasseri come figura tradizionale e quindi la commistione tra la tradizione e tra quello che ci appartiene e l'innovazione, cioè la tecnologia che sarà d'ausilio al contadino per interfacciare i due soggetti, il contadino e lo spaventapasseri, attraverso una componente software, così. E per realizzare questo software abbiamo preso come concept di base, come da un punto di vista scientifico vogliamo seguire quello che è il quaderno di campagna che un contadino usa per tracciare le sue attività. Beh, tutto questo perché ci interessa iniziare un processo che ci permetta di realizzare un prototipo. Dopo la prima fase iniziale di brainstorming e design collettivo, abbiamo sentito l'esigenza di mettere tutto nero su bianco, quindi tutte le informazioni raccolte in un singolo posto, in modo da poter portare avanti la progettazione in evoluzione. Adesso stiamo usando un sensore di temperatura, di pressione, umidità, ovviamente l'altitudine la ricaviamo dalla pressione atmosferica. E poi useremo un sonar per rilevare la distanza di oggetti dallo spaventapasseri e un piccolo attuatore per avere un feedback di movimento, quindi probabilmente muoveremo qualcosa come questo meccanismo. Adesso vediamo cosa vogliamo applicare allo spaventapasseri. Però prima di tutto abbiamo individuato le tecnologie utili alla realizzazione dell'applicazione e dopo una prima fase di infrastruttura del software stiamo passando alla realizzazione dei data model, che saranno quelli che poi si preoccuperanno di acquisire in maniera organizzata i dati all'interno del database. Allora, la suggestione di questo progetto è nata da uno spunto che è stato preso in Turchia durante un viaggio, dove c'è un paesino chiamato Barbaros, nella provincia di Izmir, nel quale appunto fanno un festival di spaventapasseri. Ecco, lo spaventapasseri diventa non solo un monitor e un agente di raccolta dati permanente sul campo, ma diventa anche un'interfaccia che il contadino utilizza per apportare quelle che sono le notazioni di un classico quaderno di campagna, che facendo il matching, cioè che incontrando i dati che lo spaventapasseri raccoglie, dà la possibilità di tirare fuori una vera e propria analisi, un'analisi storica nel tempo, un'analisi sincronica e diacronica, cioè un'analisi che può dare risposte immediate e risposte nel tempo. Nasce come un gioco, come sempre, come spesso accade, però può diventare la vera arma in più per un mondo rurale che deve attrezzarsi di conoscenze, di competenze, facendo leva su quelle che sono le nuove competenze del digitale che tantissimi giovani possono portare nelle proprie aree di permanenza, nelle proprie aree di residenza o nelle proprie aree di origine, laddove pur visitando il mondo, pur andando fuori nel mondo a studiare, a fare le proprie esperienze, si può riportare a casa quella che è un'esperienza di evoluzione in contesti apparentemente soltanto tradizionali.